Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, salve a tutti, calciomercato, la situazione Spinazzola perché non si è ancora chiusa e lo andiamo ovviamente a leggere, avvicendamento in difesa per quanto riguarda l'Atletico Madrid, situazione che potrebbe giovare al Napoli per quanto riguarda la situazione Hermoso, buongiorno, non buongiorno e la conferenza stampa di Giuffredi perché a quanto si legge Di Lorenzo non ci sarà ma ne parliamo e appunto vi dico la mia, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti e senza dilungarci troppo, se volete iscrivetevi al canale, lo dico sempre attivando la campanellina, così entrate a far parte della nostra community che non è assolutamente solo la mia e ringrazio tutti gli iscritti del canale, nuovi e diciamo antichi perché vecchi non mi piace. Allora, partiamo da Giuffredi e la conferenza stampa di martedì prossimo. Ci sarà una conferenza stampa per spiegare tutto ciò che è successo per quanto riguarda la situazione di Lorenzo. C'è stato un riavvicinamento a quanto si legge, il presidente addirittura fa mea culpa, ho letto ieri. Io mi auguro che non ci sia stato un mea culpa della società, perché la società non ha nessuna colpa per quanto mi riguarda sulla situazione di Lorenzo. Poi gli altri casi sono diversi, Kvaratskhelia è una cosa, Di Lorenzo ne è un'altra. Di Lorenzo rinnova il contratto in quel di luglio-agosto quando fu, e poi c'è stata questa annata oscena. Quindi io devo chiedere scusa? Non c'è niente da chiedere scusa ad un calciatore che ha sottoprodotto e un tantino si è impuntato, al di là poi delle dichiarazioni che sono state fatte aprile, maggio, quindi non c'è niente da chiedere scusa né tantomeno per quanto riguarda il mio punto di vista personale, non riacquisterà mai tutta la stima che provavo nei suoi confronti, ma dico mai perché non ci sarà opportunità per quanto mi riguarda di essere stimato come era stimato fino a pochi mesi fa, al di là del rendimento poi scarso, tra virgolette, nell'annata dello scudetto, a me è scaduto per dichiarazioni del suo procuratore e per aver avallato poi situazioni del genere. Cosa deve fare Di Lorenzo per riacquistare un tantino di stima da parte mia? Mi deve portare 10 punti quest'anno e per 10 punti intendo una partita che è sullo 0-0 al 90esimo, una discesa e metti la palla all'incrocio come hai fatto contro l'Inter nell'anno dello scudetto, nel ritorno al Maradona, una partita che ad esempio è sullo 0-0 e mi diventi quel Grava sulla linea che salva il pallone. Ovviamente non avremo Cavani in quella partita contro il Lecce che la mette all'incrocio subito dopo, ma quantomeno non prendiamo gol ed è un altro punto e siamo a 4. Questi sono i punti che devi portarmi per riacquistare un tantino di stima che non sarà mai allo stesso livello di quanto era prima. Poi voglio vedere tutti questi tifosi perché a quanto leggo più del 50% della tifoseria del Napoli ha già, non voglio dire dimenticato, ma riaccolto, diciamo, Di Lorenzo in casa Napoli. Dal mio punto di vista non è così, voglio vedere poi alla prima cappellata che farà Di Lorenzo se verrà fischiato o meno e tutte quelle cose che gli verranno dette. Detto ciò, piccola ovviamente, piccolo pensiero su questa situazione, calciomercato, Lenormand sarà un nuovo difensore dell'Atletico Madrid o un nuovo calciatore, mettiamola come vogliamo, potrebbe diciamo giovare alla situazione Napoli, ma nemmeno troppo perché la situazione Hermoso a Napoli non decolla per un fatto monetario. 3,5 di ingaggio offerto, 5 milioni chiesti ovviamente e quindi si sta cercando di arrivare a questi 5 milioni, forse 3,5 più uno di bonus facilmente raggiungibile, arrivi a 4,5. È un tira e molla monetario che molto probabilmente mi auguro che si concluda bene, ma quando è così, diciamo che facciamo sempre un buco nell'acqua quando è a soldi la situazione. Poi, ovviamente, vedremo come andrà a finire perché credo che per quanto riguarda la difesa, mi auguro perché, che per quanto riguarda la difesa del Napoli si riesca a fare qualcosina e più prima dell'inizio del ritiro a Di Maro.
Detto questo, buongiorno non buongiorno, non ci ritorno. Mi collego a questa situazione perché se Lenormand è una trattativa fatta nemmeno in 15 giorni, ma è uscita la notizia, credo, dopo la metà di giugno dell'interessamento dell'Atletico sull'Lenormand, inizia il mercato 2 giorni dopo, Lenormand è un difensore dell'Atletico Madrid, here we go, eccetera, eccetera. Mancano solo le firme, ma ci si è accordati in tutto e per tutto. Invece noi stiamo a fa 40, 45, 36 più 6, 33 più Ostigard al limite, qualche altro cartellino. Per me Buongiorno non vale 15 milioni più di Lenormand e siamo sempre lì sulla stessa situazione e credo che il Napoli ci stia riflettendo e non poco, perché sparare troppo alto, diciamo per un difensore che ha zero presenza a questo europeo, mentre Lenormand è il difensore titolare della Spagna e non della squadra sotto casa mia, qualche motivo ci sarà. Deve anche essere un motivo ben valido per valere 45 milioni. Poi, ovviamente, richiesto da Conte, ci fidiamo di Conte nella maniera più assoluta, però dobbiamo concluderla perché vorrei almeno un anno dove il Napoli abbia quantomeno tutta la difesa titolare, diciamo a servizio, al di là di quelli che sono in vacanza per il posto europeo, tutta la difesa da poter, diciamo, testare e schierare nel primo ritiro di Di Maro, che noi tra un mese e più, tra un mese e una settimana, forse dobbiamo scendere in campo, tra il 10 e il 14 c'è la prima di Coppa Italia, agosto, quindi il tempo non è nemmeno tantissimo. La situazione Spinazzola è perché non è stato ancora ufficializzato o, diciamo, portata avanti quasi sul finale. La situazione è semplice, è perché il Napoli si sta tutelando a livello fisico, perché il calciatore, lo sappiamo tutti, a livello fisico non è integro per niente, però il Napoli a livello contrattuale vorrebbe mettere a punto nero su bianco per quanto riguarda lo stipendio in base alle presenze raggiunte, tant'è vero che quel che si legge è questo: il Napoli ragiona su un'intesa che possa legare l'ingaggio o parte dello stesso ingaggio al numero di presenze. Sotto questo aspetto le premesse sono buone, il calciatore è reduce da un'annata in cui ha disputato oltre 2000 minuti per un totale di 36 presenze in tutte le competizioni, ovviamente campionato e coppe. La prima proposta è per una durata annuale con opzione in favore della società fino al 2026. L'agente di Spinazzola, Davide Lippi, ha chiesto la garanzia di un anno in più, cioè un biennale con la possibilità di prolungamento unilaterale a discrezione del club. Ecco perché ci vuole un tantino di tempo anche per Spinazzola, perché ci si deve accordare e mi auguro ci si accordi, perché il Napoli da questo punto di vista non sta sbagliando assolutamente niente nel voler mettere nero su bianco acquistando un calciatore che è a parametro zero, che però fisicamente ha un rendimento discutibile, anche se quest'anno le 36 presenze alla Roma fanno ben sperare. Poi ripeto, se noi siamo in un'annata dove dobbiamo assolutamente calcolare il numero di partite da giocare, non abbiamo né la Champions, l'Europa League, non abbiamo le coppe, c'è solo la Coppa Italia e il campionato, quindi 38 più adesso non ho il calendario della Coppa Italia davanti, fino ad un eventuale finale, quante saranno? 10, 12 partite, 32esimi, 16esimi, ottavi, sì, 3, 4, 6, una decina di partite comunque. Arriviamo al massimo a 50 partite giocate quest'anno. Ci arriviamo e non ci arriviamo. Se Spinazzola di queste 50 me ne gioca anche 30, per me è un punto in più a favore del Napoli dal punto di vista tecnico-tattico per il gioco di Conte, sia ben chiaro. Quindi a sinistra serve qualcosa in più, Mario Rui andrà via, ma non deve essere poi solo Spinazzola, a meno che non ci sia Spinazzola Olivera poi su quella fascia, perché io sto dal mio punto di vista personale guardando anche
non tutta la partita, però mi sto andando a guardare gran parte e spezzoni di match per quanto riguarda l'Uruguay e anche la Coppa America in generale. Olivera non sta facendo male come centrale di sinistra, quindi io sto dando per scontato che Olivera faccia parte della linea difensiva, però nel caso il mio dare per scontato Olivera difensore è una cazzata, allora ecco che partendo un Mario Rui di turno hai Spinazzola Olivera come quarto di sinistra a centrocampo o come quinto in un 3-5-2, poi vedremo come il Napoli si schiererà. Nel caso ovviamente lo battezzi così, Spinazzola Olivera, e te ne deve andare bene per chiudere la stagione, perché poi vedi salta una partita Spinazzola e Olivera non ce l'hai al limite squalificato per diffida, ti manca a sinistra. È vero che c'è Zerbin, ci sono calciatori da poter adattare, diciamo, sulla fascia, e non credo che il Napoli si privi poi dello stesso Zerbin, ne abbiamo parlato ieri per il discorso Vivaio Napoli e le liste ovviamente criteri da rispettare per la presentazione della lista. Quindi se Olivera sarà il calciatore a sinistra in dualismo con Olivera, con Spinazzola, Olivera, mi sto impappinando nel dualismo con Spinazzola, allora ce ne faremo una ragione, anche se io lo schiererei o lo metterei tra i papabili di questa difesa a 3 come centrale di sinistra. Staremo a vedere il Napoli dove virerà, su chi virerà e chi ufficializzerà, perché è tempo di ufficializzare qualcuno. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se siete scontenti o avete un tantino di timore che il Napoli sia in ritardo. Io ho massima fiducia assolutamente ancora nello staff del Napoli e la competenza che abbiamo sicuramente alzato per quanto riguarda l'iter societario. Sono solo situazioni contrattuali e cavilli che devono andare a posto e dobbiamo augurarci che vadano al posto giusto. Sempre Forza Napoli, vi auguro una buona continuazione di giornata. Ciao!